Allora, buongiorno a tutti e a tutte, io vi do il benvenuto all'Open Day del Master in Analisi di Dati Omici del direttore professor Davide Risso. Sono Irene Fontoranti Unismart, Fondazione dell'Università degli Studi di Padova e ringrazio per la vostra partecipazione all'Open Day del Master Omics che si tiene nell'ambito della Digital Open Week 2024. Prima di dare la parola ai relatori, il professor Luca Vedovelli, vice direttore del Master, il professor Daniele Sabattini, alunno del Master, e la dottoressa Sofia Simonato della segreteria organizzativa UBEP, vi fornisco delle veloci comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita di questo Open Day. Vi chiedo di tenere disattivato il vostro microfono durante l'illustrazione dei relatori in modo da favorire la presentazione e vi chiedo inoltre di appuntare vostre eventuali domande nella chat in Zoom in modo che possano essere riprese e lette da me nella fase finale dell'Open Day. Informo inoltre che l'evento è registrato e poi messo a disposizione sul sito WELL dedicato al Master a beneficio di coloro che volessero consultarlo. Diamo ora avvio all'Open Day e passo quindi la parola al professor Vedovelli. Vi auguro buon ascolto. Buongiorno a tutti, io sono Luca Vedovelli, sono il vice direttore del Master di Analisi dei Dati Omici. Adesso vi faccio vedere una breve presentazione generale sul Master. Se non sento niente vuol dire che va tutto bene. E dopodiché, molto veloce, questa sarà una presentazione molto veloce, 10-15 minuti, dopodiché il professor Daniele Sabattini, che è un ex alunno del master, vi dirà un po' la sua esperienza e dopo lasciamo ampio spazio alle vostre domande perché giustamente secondo me è il posto giusto questo dove fare le domande. Avete me che sono vice direttore e anche docente del master, un ex studente e anche la dottoressa Simonato della segreteria. Quindi avete tutti a cui fare le domande che volete. Allora, il master di analisi in dati omici è stato pensato qualche anno fa dal professor Gregori insieme a me e al professor Risso perché fondamentalmente avevamo visto un buco, cioè l'analisi dei dati omici allora, ancora un po' tutt'oggi, è un po' una cosa fai da te, nel senso uno si impara come fare guardando su internet, guardando tutti i corsi vari ma un'offerta organica non c'era ancora e quindi l'abbiamo pensato non che prendesse una singola omica, ma con un'infarinatura anche abbastanza importante su molti aspetti, un'infarinatura generale sull'approccio che si può avere per l'analisi dei dati omici. Dati omici non vuol dire avere tanti dati, vuol dire avere tante variabili, fondamentalmente. I dati omici generalmente vengono messi dentro nei big data, però non necessariamente, cioè, il fulcro dell'analisi dei dati omici è avere più variabili che pazienti. Allora, il master tenta di essere abbastanza completo e quindi nel master trattiamo genomica, che era stato fondamentalmente il primo dato omico, la trattiamo molto bene, la trascrittomica con l'RNA, l'epigenomica, che è una cosa abbastanza nuova come approccio di analisi, e la metagenomica ancora più nuova come approccio di analisi, metabolomica e proteomica, di cui mi occupo direttamente io, che generalmente sono un po' messe fuori dall'analisi dei dati omici, che classicamente è la genomica e la trascrittomica. Però in questi anni, soprattutto con l'avanzamento degli strumenti, sta avendo dei momenti di gloria, soprattutto la metabolomica e la proteomica. Perché? Perché la metabolomica è quello che diciamo, l'omica che vi parla più vicino nel tempo. I cambiamenti genomici è difficile che cambino o probabilmente non cambiano mai se non nell'epigenomica durante una vita. La metabolomica, fast forward, cambia ogni minuto. Quindi è molto gettonata per vedere i cambiamenti a breve termine in quello che fate, che può essere una malattia, prendere un farmaco, fare
un intervento dal punto di vista ospedaliero o anche dal punto di vista biologico. E a chi è rivolto? È rivolto a chi maneggia questi dati in tutte le sue sfaccettature, quindi dentro centri di ricerca, pubblici e privati, ospedali, industria farmaceutica, grandi moli, oppure questo non è che queste realtà raccolgono sempre tanti dati, ma può essere anche che li raccolgono e quindi anche varie altre entità che raccolgono grandi moli di dati omici hanno bisogno di personale adeguatamente formato per le loro analisi. E con il nostro master voi avrete alla fine del master sia le basi teoriche che le cose pratiche. Il nostro master è super pratico, nel senso mettete proprio e vi si richiede anche, quindi è un impegno ulteriore, mettere le mani proprio sui dati. Voi lavorerete un sacco con dei dati e imparerete allo stesso tempo, in parallelo, la loro teoria e la loro analisi. E noi siamo un dipartimento, il master parte a origine da molti dipartimenti, ma dove mh, c'è un interesse anche molto statistico nel master, quindi l'analisi dei dati alla statistica sotto di lei, ma sia UBEP che il Dipartimento di Statistica ovviamente ha un accento molto sulla parte statistica, quindi ci interessa che voi dal punto di vista teorico la capiate bene. Allora, il master è completamente online e completamente on demand. Cosa vuol dire? Che non vi sarà mai chiesto di venire a Padova e non vi sarà mai chiesto di partecipare a delle lezioni in orari precisi, a meno che non ci sia la question and answer, che di solito si organizza a richiesta degli studenti, però contate 2 o 3 volte durante il master, in cui ci sono i professori che rispondono alle vostre domande. Un'ora e mezza, 2, quello che serve, e facciamo un incontro su Zoom per vedere che problemi avete e come si può risolvere la cosa. Cosa vi serve per una laurea? Di solito, dopo, se volete precisamente, lo possiamo chiedere a Sofia. Biologi, chimici, io ho fatto CTF, quindi chimica, tecnologie farmaceutiche, farmacia anche, fondamentalmente chiunque mette le mani sui dati, non ci sono grosse limitazioni. E sono 4 dipartimenti, quindi scienze cardiovascolari e sanità pubblica, soprattutto l'unità di biostatistica ed epidemiologia e sanità pubblica del Dipartimento SSTV, scienze statistiche, biologia e ingegneria dell'informazione. Le lezioni. Le lezioni iniziano a dicembre 2024 e finiscono a metà giugno 2025. È tutto on demand, quindi quando volete, se volete fare tutto durante il weekend, se volete farlo di notte, se volete farlo durante il giorno, potete fare quello che volete. La frequenza obbligatoria è del 70% e le lezioni sono tutte online. E dopo vi faccio vedere proprio il Moodle del master. Intanto però i moduli sono questi. Il primo modulo, allora ci sono dei moduli zero. I moduli zero non sono obbligatori, ma sono molto consigliati, che sono come si usa R, tutto un corso di R, che è il programma che utilizziamo durante tutto il master. Non c'è bisogno di una conoscenza pregressa di R, lo imparerete durante il master, ma se proprio siete a zero, ehm, di programmazione è caldamente consigliato farvi il modulo 0, in cui c'è proprio tutto un corso di R da 0 a lo so usare abbastanza. E quindi il primo modulo, dopo il modulo, e poi c'è un altro modulo che è il modulo di statistica. Quindi anche lì modulo 0, un secondo modulo 0, non obbligatorio, ma fortemente consigliato a chi non ha buone conoscenze di statistica o chi se le vuole rinfrescare. E dopodiché si parte con i moduli obbligatori. Il primo modulo è sequenziamento, come funziona il sequenziamento e i vari metodi di sequenziamento. Il secondo modulo
Saltiamo un attimo la genetica perché la trascrittomica viene meglio come analisi dei dati, è un po' più lineare, quindi abbiamo deciso di metterla per prima, e anche se tratta di RNA. Il terzo modulo è metabolomica e proteomica, il quarto genomica e epigenomica, il quinto metagenomica e e il sesto dati single cell. E i docenti sono questi, sono dei quattro dipartimenti più alcuni esterni che abbiamo invitato per la loro esperienza nei vari campi. I materiali didattici che vi forniamo sono i video delle lezioni, le slide di tutte le lezioni, delle esercitazioni che si chiamano hands-on e altre pubblicazioni utili e reperibili gratuitamente online che noi mettiamo su Moodle, che voi potete consultare, che di solito mettiamo delle revisioni che vi danno un'idea di massima dell'argomento che si tratta. La prova finale che si fa in estate, quindi se vi iscrivete quest'anno è l'estate dell'anno prossimo e finisce più o meno in questo periodo qua dove ci sono gli appelli, e sono un homework a settimana, che è un quiz oppure un qualcosa da fare fisicamente da riprodurre su R e mandare il risultato. Ci sono delle scadenze prestabilite che sono non oltre le 3 settimane dalla data di erogazione della prova stessa. Cosa vuol dire? Vi viene dato un corso, voi avete da quel giorno lì potete seguirlo quel corso. Da quando è finito quel corso lì avete 3 settimane per fare l'esamino del corso che si chiama homework. Alla fine avete un project work. Cos'è il project work? È semplicemente una presentazione che voi dovete fare analizzando dei dati. Generalmente chi lo fa usa dati propri, ne discute con un tutor, quindi voi avete un professore che vi ha fatto lezione, che sarà il vostro tutor. Voi avete una prima incontro col tutor e decidete cosa fare. Il progetto lo svolgete durante l'estate, generalmente a fine agosto ci si risente e si vedono i risultati, come sono andati, non sono andati. Se avete problemi, ovviamente noi ci siamo anche durante l'estate. E quello che voi dovete produrre non è una tesi, non è niente di scritto, è una presentazione che farete di 10, di 15-20 minuti, che dopo durante l'appello farete e dopo vi sarà dato il voto a seconda degli homework e a seconda della presentazione. E queste sono date varie, quindi la scadenza della prescrizione è l'8 ottobre e non è obbligatoria, ma è molto consigliata. Se adesso Sofia mi dirà di sì, credo che sia così. La prescrizione non è obbligatoria, giusto? No, in verità ti correggo, in verità la prescrizione è obbligatoria per procedere al perfezionamento di iscrizione, quindi sottolineiamo questa data 8 ottobre 2024, ore 12:30 tramite piattaforma PICA per presentare la domanda di prescrizione. Bene, quindi preiscrivetevi entro l'8 di ottobre. Qui c'è un link che ovviamente adesso voi non potete cliccare, ma queste slide saranno rese disponibili assieme alla registrazione di questo incontro. E il direttore è il professor Davide Risso. Se avete altre domande che vi vengono in mente stasera, magari dopo averci pensato, potete scrivere a questo indirizzo segreteria.master@ub.unipd.it o a questo numero di telefono che vedete e potete farci tutte le domande che volete. E c'è anche un sito del master per avere la scheda e adesso lo trovate sempre sulle slide. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Intanto Dovreste io vedere. condivido il link alla pagina Sì. del master, che così. Questo qua è come è fatto il Moodle del master. Voi vedete che c'è il modulo 0 facoltativo, il corso preliminare di R, e dopo in chat vi metto anche, tra l'altro, questo se volete.
Questo qua è un corso di R che si chiama R for Data Science, che allora c'è anche la seconda edizione, questa è la prima edizione, è in italiano, questo qua, tradotto dal libro più famoso per imparare R che si chiama R for Data Science, e l'ho tradotto io, quindi mi fido abbastanza di quello che vi do. E, e sulla prima edizione sono trovate anche la seconda edizione, e anche quella completamente gratuita, però la trovate in inglese. E per iniziare, secondo me, tra il corso base e questo qua siete assolutamente a posto. Quindi avete una prima parte in cui c'è l'introduzione a R, dopodiché il secondo modulo facoltativo che è un'introduzione alla statistica, in cui avete un libro che è gratuito. Lo usavo anche per fare lezioni, io, tra l'altro, questo qua, per fare lezioni le mie, quindi è molto valido, è in inglese, però è gratis, quindi lo potete scaricare in PDF tranquillamente. Anche questo qua è della stessa casa editrice. E quindi vedete distribuzione di student, test dei campioni, inferenza, arrivate fino alla regressione multipla, che è quello che vi serve. Dopo vedete che il primo modulo è tecniche di sequenziamento, come vi dicevo prima, trascrittomica, metabolomica, e proteomica, genomica, metabolomica e single cell. Avete la discussione finale, vedete che, vi faccio vedere un modulo a caso, vedete che c'è l'accesso, il primo accesso è l'11 dicembre, questo sarà 2024, cellula del DNA, avete dei PDF che sono, questo dovrebbero essere le slide o qualcos'altro, come funziona RenQLab, che è quello che utilizziamo noi, che è fondamentalmente una piattaforma per utilizzare R online, quindi se volete potete installarvelo anche sul vostro computer, ma non è necessario, potete usare direttamente questa piattaforma. Ci sono delle cose in più, questa è un'introduzione a R per i biologi, e per esempio c'è il quiz, e dopo c'è il quiz. Vedete che viene aperto il 14 dicembre, 3 giorni dopo che potete, dei video, ed è disponibile fino al 4 gennaio, quindi 3 settimane e mezzo dopo. Qua c'erano le vacanze in mezzo, quindi le avevano spostato un po' più avanti. E basta. Qui avete la seconda, misura di espressione genica. Questo qua ha un modulo intero. Se ve lo faccio vedere qua dal menu, così lo vedete. E questo qua è il primo modulo, con i vari laboratori, FASQC, e così vanno tutti gli altri. Bene, basta. Io adesso lascio la parola a Daniele Sabattini. Daniele Sabattini è un ricercatore presso l'unità di biostatistica, epidemiologia e salute pubblica del DCTV. E prima di diventare ricercatore ha fatto anche il master in dati omici, e adesso vi dice un po' la sua esperienza. Allora, io mi sono raccomandato che sia il più neutrale possibile, nel senso, io non vi ho detto di dire che è bellissimo, dovete iscrivervi, vi racconta la sua esperienza, come ce l'ha avuta. Sì, buonasera a tutti, per me è un piacere essere qui a parlare del master. Sono stato studente di questo master nel 2021 e in generale quello che posso dire adesso, al di là del fatto che io abbia preso questo RTDA e quindi ora faccio ricerche, sono a cavallo tra i due dipartimenti, di Dipartimento Scienze Toraco-Cardiovascolari, quindi collega del professor Vedovelli, e il Dipartimento di Neuroscienze. Ma indipendentemente da questo, posso dare un feedback positivo per il master, soprattutto per dargli strumenti per sviluppare le competenze in analisi di dati omici, che tanto oggi come oggi, a maggior ragione ora nel 2024 rispetto al 2021, è praticamente essenziale, fondamentale in ogni laboratorio, perché più o meno ogni laboratorio si ritrova a dover analizzare questa tipologia di dati, e al di là del risultato che possa dare la facility, i dati
devono nella maggior parte dei casi essere analizzati e rianalizzati diverse volte. Questo dipende dal feedback di chi conduce l'analisi, dai risultati, dai vari modelli, eccetera. E è assolutamente dagli strumenti per poter approfondire i vari aspetti d'analisi, ma soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, crea un punto di incontro con i professori che sono dei veri esperti, ognuno nel proprio settore, e questo può aiutare tantissimo per quanto riguarda l'elaborazione di dati, soprattutto ad esempio, io ho utilizzato, tra virgolette, il project work finale per risolvere un problema che avevo con i dati di trascrittomica, nello specifico di Biker NSIC, e me ne sono approfittato, l'ho fatto, tra virgolette, diventare il mio project work finale, e quindi grazie anche all'aiuto dei professori sono riuscito a svolgere un'analisi di ErniaSec e quindi sviluppare anche le skill necessarie per rianalizzare i dati una volta che poi l'homework si è concluso. E questo è quanto. Se avete domande, sono qui. Non so, Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie Daniele. Sì, in realtà non ci avevo pensato, però è molto interessante questa cosa che ha detto Daniele per avere a che fare con dei professori che effettivamente lavorano su quei dati che magari voi state sbattendo la testa da mesi. E, sì, è un plus in più, anche perché è successo anche a me. Nel senso, io dovevo lavorare con dei dati e attraverso il master su cui tra l'altro facevo lezione, e, ho avuto a che fare con dei professionisti che mi hanno aiutato anche su dei dati che ho avuto io. E- Ecco, aggiungo solo una piccola cosa, riguarda il modulo 0 di cui ha parlato il professor Vedovelli. Consiglio vivamente di seguire la parte, soprattutto quella che riguarda il linguaggio di programmazione R, in quanto credo che sia un po' un prerequisito, cioè più che altro in modo da poter seguire tranquillamente e in modo da concentrarsi più sulla parte teorica riguardante l'analisi dei dati omici in sé, che perdere tempo e magari accumulare un po' di frustrazione per via dei problemi dovuti a R, per dirla in poche parole. Ecco, quindi un consiglio che do assolutamente è quello di guardarsi un po' il Vi modulo ho messo il relativo. link, vi ho messo il link a Hartford Data Science, però lo trovate anche, avete anche, e questo qua secondo me prima del master vi conviene guardarvelo. Se avete intenzione di iscrivervi avete poi 2 mesi e ve lo anche, io vi consiglio, se volete farlo seriamente, di leggerlo e di fare gli esercizi alla fine. Perché fare gli esercizi è l'unico modo per imparare a fare qualcosa, e se no vi leggete la teoria e vedete come fare, però se veramente non avete mai avuto a che fare, ve lo consiglio caldamente di leggere il capitolo e farvi tanto sono 20 capitoli, quindi È molto semplice, scorre molto bene, tra l'altro, il libro. A parte qualche capitolo, ma cose che non necessarie, ecco. Grazie mille. Allora, vedo che ci sono già tantissime domande, per cui chiedo ai relatori se sono d'accordo di iniziare a leggerle o se invece volevano aggiungere qualcos'altro. Possiamo proseguire? sì. Ok, perfetto. Allora, mi occupo di NIPT. Verrà affrontata l'analisi dei dati genomici a livello somatico o quantomeno tool applicabili anche per quello? E aspetta, NIPT, diagnosi prenatale? Ah, possono parlare loro? Sì, volentieri, se possono, se vogliono prendere parola lo possono fare. Rispetto alla loro domanda, volentieri. Allora, analisi dei dati genomici, sì, 100%.
E applicabili, allora io non ho esperienza diretta di cosa si faccia con l'analisi della NIPT e so che cioè, l'ho fatta per le mie figlie e sì, alla fine sì, e conta che dopo vengono adattati, cioè è un master universitario, viene erogato da professori universitari o assimilabili e quindi e l'idea del master è, come insegniamo noi, ma semplicemente perché facciamo quello di lavoro, è sulla ricerca. Per dopo applicarla su un campo lavorativo ci sono tutti lavorativo un campo di azienda o di certificazione, lì c'è tutta una procedura varia, però sì, fondamentalmente la risposta sì, e tool applicabili anche per quello sì, 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 sì. Analisi dati genomici a livello somatico, Daniele, tu ti ricordi qualcosa? Credo che il programma sia un po' cambiato dal 2021. Comunque, il punto sta nel fatto che il master dà gli strumenti per poter capire e utilizzare eventuali tool per analisi più specifiche. Allora, ad esempio, sulle analisi prenatali, queste qua non invasive, anch'io non ho esperienza diretta, però se dovessi occuparmi su analisi e utilizzare tool riguardo a questa tipologia, a questo campo specifico, il punto è aver capito come funziona l'analisi dei formati classici della pipeline standard di bioinformatica, come filtrare e effettuare test statistici su VCF, BAM, FASTQ per fare un esempio, ed eventuali tool per l'analisi a valle poi si studiano e si cerca di effettuare analisi. Quindi non penso sia un problema. Una volta capito come funziona l'analisi dei dati di sequenziamento del genoma, dell'esoma, o comunque dati NGS, poi non penso sia un problema applicare un tool per questa analisi specifica. Poi, se vuoi prendere la parola, se vuole Sì, prendere... leggevo, professore scusi, sì, e che intendeva diagnosi prenatale e che non riesce ad aprire il microfono. Ah, Ok. ok. Eccomi, Non sì, si ha. sono qui, sono Ah, ok, riuscita, eccoci. perfetto. Sì, diagnosi prenatale, in realtà il mondo del somatico è un po' diverso da quello poi germinale, però immagino che ci saranno sicuramente dei punti in comune, per questo chiedevo a che livello appunto poi vi fossero tool applicabili. Sì, fondamentalmente queste sono quello che ti insegna il master sono le basi come affrontare i problemi i problemi di analisi che hai. E, quindi sì, mi sento dirti che ovviamente il master non ti insegnerà a fare la NIPT, non ti insegnerà a fare quello, ma ti dirà, guarda, questa è la direzione da prendere e dopo Certo, ok. Ed eventualmente quindi il momento in cui poi fare la presentazione finale potrei anche scegliere qualcosa compatibilmente con la mia azienda qualcosa di affine comunque a quelli che sono i miei interessi. sì, sì, il 90% il 90% dei project work finali sono così. È gente, persone che si portano i loro dati dall'azienda o da dove stanno lavorando. Ok, grazie. Prego. Grazie, allora passiamo alla prossima domanda. Il mio background è laurea in medicina e specializzazione in cardiologia. Questo master è consigliato anche per figure con il mio background? Allora, Mattia ha lavorato con noi, aveva già lavorato con noi, quindi se mi ricordo bene dovresti aver lavorato con il professor Lanera. E, allora, diciamo, rispetto a quello che rispetto a quello che fatto fino adesso con una cosa di cardiologia, allora il master è molto pratico e soprattutto consigliato dipende, nel senso dipende cosa ti serve. E non affrontiamo, per esempio, non facciamo imaging, non facciamo omics delle imaging, per esempio adesso che se tutto va bene cerchiamo di far partire, c'è il master in radiomica, allora in quel caso lì sì, andiamo a vedere come approcciare le immagini. In questo caso
sono i grandi fratelli, cioè genomica, trascrittomica, e metabolomica e proteomica. E quindi dipende. Cioè, se questi argomenti qua sono argomenti che ti interessano e ti sembra che ti possano andare bene per una studi successivi, per esempio, non so, anche studi su popolazioni per il rischio cardiologico, per esempio, sì. Eh, Però dipende, cioè, dipende proprio quello che vuoi fare. Io sono biologo molecolare, quindi Mm. che il mio background non era propriamente bioinformatica o, vabbè, ovviamente, o statistica o scienze legate alla matematica, così. Grazie. Passiamo alla domanda successiva. Ciao, io sarei interessata in particolare ad analisi di whole genome sequencing, visualizzazione, analisi di pathway e ovviamente chiamata di varianti. E per quanto riguarda epigenetica, analisi di metilica, sono argomenti che verranno trattati. E allora, parto dal fondo, epigenetica sì, assolutamente sì. Scusate, sono io. In realtà era metilomica, ho sbagliato a Sì. scrivere. Ok, Sì, scusate. sì, ho capito più o meno, sì. Scusa. Epigenetica sì, e whole genome sequencing, mi pare di sì, no? Sì, sì. Ok. Però senza il variant calling non mi pare, giusto? Non ricordo di preciso, mi sembra di sì, che magari, Qualcosina sì. sì, Sì, magari molto velocemente. allora diciamo che ti insegnano a usare i tool che lo fanno, non c'è, e non è il corso che ti dice il variant calling dal punto di vista teorico si fa così e ci sono queste opzioni. Cioè, Ok. il corso ti dice questi sono i programmi che lo fanno e lo puoi fare in questo modo. Cioè, non la teoria del variant calling, ma come farla, sì. Certo. Sì, perché io comunque mi occupo proprio di ricerca di varianti, tra l'altro somatiche, e si vorrebbe implementare il whole genome e mi interessava quello perché proprio da me non si fa. Poi facciamo anche trascrittomica, un po' di statistica. Allora, che si fa sicuramente, e poi Daniele è un super esperto, tra l'altro, si fa Genome-Wide Association Studies, quello sì, e quindi sì, ci vai vicino. Cioè, se non è proprio esattamente quello, ci vai molto vicino. Ok, grazie. Ma analisi pattern, visualizzazioni sì, cioè, quello Ok, sì. Allora che come analizzare i vari, come dicevo prima, i vari formati della pipeline standard di analisi NGS? Sì, proprio per il VCF, per il caller, non ricordo se viene fatto in maniera molto approfondita o comunque, come ha detto il professore Vedovelli, solamente una revisione, Mi pare che ci sia Star, no? Usano Star. Sì, anche Star, ma per quanto riguarda la trascrittomica, si approfondisce un po' l'algoritmo, ma per quanto riguarda invece i dati di sequenziamento del genoma, per il caller, proprio questo nello specifico non ricordo se è stato, se viene affrontato, anche perché forse è stato aggiunto questi anni. Non ricordo se viene affrontato in modo approfondito o solo in via generale, ecco, questo non ricordo. ok, beh, ma al limite poi si può approfondire, diciamo che più che altro è Sì, a sì. monte che mi interessa, perché poi il variant calling magari viene fatto anche dai software di analisi Sì. stessi. No, allora io ti posso confermare che c'è tutta una parte sul come funziona il sequenziamento. Mhm, Lo sto sì, guardando adesso. C'è sequenziamento con reads lunghe, sequenziamento con reads corte. Sì, come funziona il sequenziamento? Sì, quello ti dico di sì. Come vengono Nella chiamata gestite delle le varianti, cioè varianti. o c'è un modulo finale che si chiama chiamata delle varianti, non so, Sì, c'è in visualizzazioni. realtà è più quello che succede a valle della chiamata delle varianti, che poi è difficile e avrei bisogno di Sì. quello.
Poi la chiamata delle varianti in genere lo fanno i software, insomma, cioè in qualche modo si... si... Sì, non, cioè ti dico, non in Ovviamente maniera così approfondita come se uno vuole sapere come viene fatto cioè come viene fatto fisicamente dal software, però come utilizzare il software per farlo, sì. Sì, sì, no, quello mi eh, basta, non ho bisogno di sapere l'algoritmo, diciamo i dettagli informatici, no, ecco. Ecco, sì, quello no. Eh, L'algoritmo è qualcosa, cioè misure di espressione genica, preparazione in libreria, tecnologie di sequenziamento, con un approfondimento anche, sequenziamento di reads lunghe, sì, analisi delle reads, assemblaggio de novo, will transform, ricerche inesatte e star. ok. Queste lei sono... intende quindi la prioritizzazione delle varianti, processo dopo la chiamata delle varianti, perché la Sì, chiamata... diciamo che quello che mi serve di più, allora io non so nulla di Whole Genome perché ancora non lo stiamo facendo, lo faremo e questo è il motivo per cui avrei bisogno di fare un master così, perché nessuno me lo insegna dove sono io. E quello che mi interessa di più, la chiamata delle varianti secondo me viene fatta poi, cioè dai software che analizzano, nel senso io penso che venga fatta in qualche Sì, sì, modo, sì, non sì, la deve sì. fare. Poi è più, diciamo, l'analisi a valle che a me interessa, quindi appunto analisi di patto, visualizzazioni, quello, e la parte prima io penso che in qualche modo noi sequenziamo con Illumina, quindi insomma io penso che loro ti forniscano una cosa per cui poi si fa una chiamata di varianti, al limite filtraggi, cose così, avrò bisogno di Draggi, R che di solito non faccio con R. Ok, grazie. Bene, proseguiamo con le altre domande che sono tantissime. Allora, buonasera, consigliate il master anche a laureati in ingegneria biomedica per eventuali sbocchi lavorativi? Allora, l'ingegneria biomedica non è assolutamente limitante, anzi, è un buon inizio per un master del genere. E, sbocchi lavorativi, sì, ovviamente un master di secondo livello ti dà un plus in più, dal punto di vista europeo è considerato alla pari di un dottorato come valore. E, nei concorsi, quindi poi dipende, insomma, nel senso se il tuo sbocco lavorativo, se intendi come sbocco lavorativo lavorare con dei dati del genere, sì, appunto è fatto però strizzando l'occhio alla ricerca. Vi si insegnano le basi per dopo applicare i vostri dati, soprattutto per chi lavora in azienda o chi lavora anche in azienda ospedaliera. E sì, fondamentalmente è una cosa in più, quindi Ok, grazie. Allora, la prossima domanda. Salve, perché al momento non sta lavorando nel mondo accademico o della ricerca? Il master può essere utile per avere nuovi sbocchi lavorativi oppure è più indicato per chi già è nell'ambiente? Ad esempio, penso a come avere dei dati utili per il progetto finale. Se non si sta lavorando nell'ambito, forse è difficile avere dati interessanti? non è un problema quello. Molti, abbastanza studenti, ci è capitato studenti che non siano affiliati a nessuno, in quel caso lì i dati li diamo noi. E se non stai già lavorando, devi avere però un'idea precisa di cosa andare a cercare dopo, perché non è un master generico, cioè sì, dati omici generici, però all'interno sempre dei dati omici, che è una cosa un po' più settoriale. Non è un MBA che ti dice sì, me lo posso giocare in tutte le aziende. Qua siamo già un attimo un po' più settoriali. Nel senso il master ti dà le opportunità di un settore, non è generico, generico su dati omici. Se la domanda è invece c'è gente che cerca qualcuno che sa analizzare i dati omici e quindi c'è ricerca di queste persone, la risposta è sì, da quello che vediamo noi. E soprattutto, noi siamo un attimo abbiamo un po' un bias perché lavoriamo con quello, cerchiamo gente che lo sa fare e non ne troviamo.
Non ti so fare il discorso generale in tutto in tutto il panorama del lavoro in Italia o all'estero, però già vediamo nel nostro piccolo che cerchiamo persone. Quindi sì. Grazie professore. Allora, per un laureato in matematica, più indicato questo master o quello sul machine learning e big data? Allora, dipende sempre da quello cosa vogliamo fare da grandi, nel senso sono due cose diverse. Allora, il master in machine learning e big data è sempre dati clinici, perché alla fine sono sempre dati clinici. C'è una buona parte teorica, una buona parte di R e una buona parte applicativa. Lì andiamo su, però diciamo che se R nel nostro master viene utilizzato come strumento, già in analisi dati e nel master di machine learning la conoscenza deve essere un pelo più approfondita, non a livello di un programmatore, però diciamo che non può essere usato esclusivamente come uno strumento R. E sono due ambiti diversi. Nel machine learning e big data, io parlo del nostro, poi non conosco gli altri, parlo del nostro master, sono analisi epidemiologiche di dati clinici e altre, però fondamentalmente l'applicazione epidemiologica. Qui invece abbiamo i dati omici, siamo più sulla parte di laboratorio che sulla parte clinica. Comunque, laureato in matematica, assolutamente ci sono concetti di base che dovrà imparare della biologia, però sono tutti spiegati e quindi non vedo grossi problemi a frequentarlo. Grazie professore. Allora, la prossima domanda è previsto un approfondimento sull'integrazione di dati omici diversi, come ad esempio RNA-seq e metabolomica Sì. e metagenoica? Scusate, grazie mille. E allora, c'è una breve lezione mia alla fine di integrazione di multiomics e non è nel corso. Sinceramente, non è una cosa affrontata. Ci avevamo pensato, però verrebbe troppo teorica, fondamentalmente perché ci vogliono delle capacità di calcolo che per adesso non sono largamente disponibili e quindi abbiamo lasciato un po' stare. E c'è una breve lezione tutta teorica mia alla fine del mio corso, mi pare, in cui ne parlo, però non viene affrontata. L'integrazione cioè non viene affrontata dal punto di vista pratico. Mi piacerebbe un giorno magari la metà. Ecco sì, 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 c'è. Ti confermo che c'è la mia lezione alla fine delle proteomica e metabolomica, però appunto è abbastanza teorica e poco pratica quella parte lì. E alla fine delle lezioni faccio vedere i tool, cosa si può usare per fare queste integrazioni, però non la facciamo. Quello che ti posso dire però è che avendola fatta io, nel momento in cui hai fatto tutte le altre, metterle insieme è solo una questione di strumenti, non c'è niente di difficile. Quindi si può affrontare a comparti stagni e dopo mettere tutto assieme. Non affrontato nel master, ti dico, ma alla fine del master lo puoi fare in tranquillità. Ok, passiamo alla prossima domanda. Questo tipo di master è compatibile con un percorso di dottorato? Non credo, Sofia, vero? No, in verità, allora per il nostro Ateneo è possibile la doppia Ah, ok. iscrizione, quindi anche se sta facendo al momento un percorso di dottorato, ci si può iscrivere al master. Anzi, vi ricordo sempre la scadenza per presentare la prescrizione al master, che sarà l'8 ottobre, ore 12:30. Ok, era buono. Grazie. Benissimo. Allora, prossima domanda. Ciao, io sono interessata all'utilizzo delle tecniche di analisi di dati omici nell'ambito della biologia vegetale. Il programma del corso è applicabile a questo settore di ricerca o è strettamente legato alle scienze biomediche?
E allora, sì, la base è umana, biomedica umana, ma le tecniche sono esattamente le stesse. È successo anche quest'anno, tra l'altro, degli studenti che hanno fatto il project work su biologia vegetale. E io ho una studentessa che l'ha fatto sul miele, sì, e comunque sì. Ah, sì, sì, le tecniche sono uguali. Cambiano le librerie, cambia qualcosina, cambiano i programmi, ma diciamo che sono sovrapponibili per l'80%. Ok, poi volevo chiedere al professor Sabatini la sua esperienza post-master per entrare nel mondo del lavoro. Sì, cioè in realtà io ho fatto anche il dottorato, dopo il dottorato, il master, qualche anno, 2 anni di postdoc e ora sono diventato ricercatore, quindi in realtà per me è stato abbastanza naturale perché sono rimasto comunque all'interno dell'Ateneo. Come dicevo prima, ehm, il master ha semplicemente aiutato a sviluppare le conoscenze necessarie per riuscire a svolgere l'attività di ricerca nel mio ambito, cioè nello specifico io ho iniziato con neuroscienze e serviva qualcuno che si occupasse dell'analisi dei dati omici, quell'ambito specifico, quindi dati di genotyping per un progetto GWAS che mi ha riguardato, quindi Genome-Wide Association Study in una coorte di pazienti affetti da distrofia muscolare Duchenne e analisi di dati di sequenziamento dell'intero genoma sempre su pazienti con patologie neuromuscolari rare. Che, ecco, adesso mi riconnetto un po' alla domanda fatta prima sulle questioni molto specifiche riguardanti il programma, visto che poi il programma è cambiato ed se il professore Vedovelli mi conferma, è stato cambiato anche quest'anno. Io È stato reindirizzerei, aggiornato, viene aggiornato. esatto, quindi reindirizzerei per domande molto specifiche al direttore, il professor Risso, per avere delle domande, delle risposte più puntuali e accurate. Comunque, in generale, quello che dicevo prima è, almeno nel mio caso, ovviamente non tutti i campi non tutte le analisi che poi ho svolto in questi anni di postdoc sono state affrontate in modo puntuale e preciso dal master, però mi ha dato gli strumenti necessari per sviluppare anche un certo modo di pensare che mi ha sbloccato la possibilità di effettuare analisi anche che non sono, o l'utilizzo di tool che non sono stati utilizzati direttamente, che non sono stati affrontati in modo specifico durante le lezioni. Ecco, e questo è il messaggio che vorrei mandarvi. Grazie. Allora, la Grazie. prossima domanda è, buonasera, avrei una domanda. Avendo conoscenza delle nozioni statistiche e biologiche più basilari, la fruizione di questo master risulta comprensibile anche a un neofita interessato ma che si sta approcciando da poco a queste discipline, oppure è rivolto a chi ha già competenze più avanzate a riguardo? No, non c'è non c'è nessun prerequisito. Si può partire da zero, ovviamente chi parte da zero fa più fatica, ma come affrontare il master non c'è nessun requisito. Un requisito morale, diciamo, che vi dico io, che vi farà affrontare serenamente il master è di sfruttare questi 2 mesi per impararvi un po' di R. Il resto lo imparate durante il master. Non c'è prerequisiti. Poi, salve, il master coprirà anche applicazioni inerenti all'ecologia molecolare, genome assembly, meta barcoding o è più incentrato su applicazioni prettamente cliniche? No, è più incentrato sulla clinica, non facciamo ecologia. Mi spiace, molto interessante tra l'altro, lo facciamo come dipartimento con l'Istituto Zooprofilattico, ma non lo facciamo nel master. Poi c'è un'altra domanda, salve, io sarei interessata a entrare nell'ambito della ricerca, in particolare nel settore della microbiomica
microbiomica, scusate, clinica. Mi chiedevo se questo master possa essere utile per facilitare l'accesso a gruppi di ricerca specializzati in questo campo. Grazie mille. Allora, in particolare non facciamo microbiomica e non facciamo non viene trattato il microbioma in generale, però le tecniche sono le stesse, i programmi sono gli stessi e mi sento abbastanza confidente di dirti che potrebbe aiutare, sì. Sì. Cioè, presentarsi dal nulla così ad un gruppo che fa queste cose qua con un master in dati omici, sì, insomma, è un bel plus. C'è un'altra domanda. Quante ore di lezione a settimana sono previste? Sofia, tu ti ricordi più o meno? Poi dipende. Sì, se non sbaglio, sono più o meno dalle 4 massimo 7 ore a settimana. Poi non so se magari anche prof. Sabatini vuole dire qualcosa. Di video. Di video, esatto, Di- ovviamente. Sì, più o meno mi sembra di ricordare una cosa del genere. Adesso non ricordo di preciso, però è il Poi tempo che più spiegavo. poi se si mette a due per sono a metà. Ok, poi ce n'è un'altra. Avete suggerimenti di materiali per imparare un po' di nozioni base di R prima dell'inizio del master? Sì, guarda il link che vi ho dato. Vi ho messo un Alberto, se link, scorri sopra, sì, vi ho messo un c'è- link alle 16:23. Se quel link lì, sì. Se vuoi approfondire di più, c'è la seconda versione c'è la seconda edizione in italiano, ma in inglese, ma è ancora valida quella. Sì, sì. C'è quello e dopo c'è il modulo 0 quando iniziate. Ecco, sì, quello lì. sì, ecco Alberto, ti ho ricondiviso il link, può essere che appunto se ti sei collegato dopo non l'hai visto nella chat giustamente. E poi chiedono inoltre, sempre riguardo le ore di studio individuale, approssimativamente quante saranno? Questo Eh, non so. Cosa Provo a dici? rispondere io. In realtà è un po' difficile rispondere perché dipende un po' da quanto, dal livello iniziale soprattutto. Molte persone che io sappia sono rimaste bloccate, almeno in alcuni moduli per quanto riguarda il linguaggio di programmazione, come dicevamo prima, quindi raccomandato sicuramente uno studio preliminare Ehm, io ho impiegato relativamente poche ore di studio, però c'è anche da dire che riguardava lo studio svolto molte volte riguardava direttamente ciò che faccio anche per ricerca, per lavoro, e quindi rimane un po' difficile capire quante ore dedicate, quantificarle, anche perché mi ero molto appassionato, quindi lo facevo anche, adesso non vorrei spaventare, ma lo facevo anche durante il fine settimana o di sera volentieri e non mi ha mai pesato tanto, quindi è un po' difficile per me quantificare, però in genere io cioè, magari un giorno a settimana dedicato allo studio, direi così, a pelle, su due piedi. Grazie mille professore e chiedo se ci sono altre domande. Scusate, ho avuto un colpo di tosse. Se ci sono altre domande volentieri potete prendere parola oppure potete scriverle. Altrimenti passiamo ai ringraziamenti e saluti finali. Ok, non mi sembra che ci siano altre domande. Allora, io ringrazio ancora per la vostra partecipazione. Ricordo che le preiscrizioni al master scadono l'8 ottobre 2024 ore 12:30 e che è necessario effettuare la preiscrizione per finalizzare poi l'iscrizione al percorso.
Informo che giovedì 19 settembre dalle 16 alle 17 ci sarà l'Open Day dell'offerta formativa UBEP, quindi Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, e sarà possibile iscriversi dalla pagina del master, scusate, di vostro interesse subito dopo la fine di questo Open Day. Abbiamo riportato nella chat il link alla pagina del master dove potete trovare tutte le informazioni dettagliate e scaricare la brochure, e compresi anche i contatti. Come anticipato a inizio Open Day, la registrazione di questo evento con le slide illustrate verranno messe a disposizione sul sito del master nei prossimi giorni. Io ringrazio ancora i relatori e voi tutti per la partecipazione e vi auguro buon pomeriggio. Arrivederci. Buon pomeriggio.